Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi abbiamo una nuova video intervista insieme a un ospite che già conoscete se seguite i miei video. Si tratta infatti di Francesco Bruno, un iperpoliglotta come me e è soprattutto un amante delle lingue slave, infatti è un esperto di russo e ucraino e si è laureato da poco, correggimi se sbaglio, in lingue per la comunicazione e la cooperazione internazionale, giusto? Esatto, da poco, diciamo un anno fa, però diciamo non è passato così tanto tempo, quindi è giusto. Esatto, bene. E oggi, Francesco, tu sei qui con noi perché la tua tesi di laurea è stata trasformata in un vero e proprio libro che sta per uscire e sei qui oggi per parlare appunto di questa tua prima pubblicazione. Puoi magari dire Esattamente. brevemente di che cosa si tratta? Sì, prima di tutto ciao a tutti, grazie Andrea dell'invito. Vedi, cerco non solo di stare al tuo passo per quanto riguarda le lingue, ma anche per quanto riguarda la scrittura di libri, perché so che anche tu hai scritto diversi romanzi. Arriverò forse anch'io un giorno a studiare come te 13 lingue, quindi 13 lingue, nella vita mai bisogna dire mai. Io esattamente mi sono laureato in comunicazione internazionale, ho scritto la mia tesi e visto che ora al momento vivo anche in Russia e sono un amante delle lingue slave, come hai detto, un po' come te, no? Quindi il bulgaro, il polacco, il russo e l'ucraino sono le 4 lingue slave che io studio. È venuta fuori l'anno scorso una bella tesi di laurea, allora mi sono chiesto perché non trasformare questo lavoro in un libro, no? E infatti fra 12 giorni, 10-12 giorni, 18 luglio, quindi fra 12 giorni dovrebbe arrivarmi un numero considerevole di copie del libro che ho scritto, e il libro si chiama proprio Ucraina, la terra dimenticata del Donbass, ok? È un titolo sicuramente importante, no? Che io ho voluto mettere in evidenza. In questo libro non tratto delle situazioni che stiamo tutti vivendo al momento, che la situazione è scoppiata il 24 febbraio di quest'anno, invece quello che scrivo si ferma, diciamo, all'8, quindi è una situazione che è stata vissuta fra questi due paesi dal 2013-2014, perché comunque, come sappiamo, tutte le cose che stanno avvenendo oggi sono una conseguenza delle cose del passato, sono una conseguenza di tutti quegli eventi che ci sono stati non solo negli ultimi anni, ultimi 8 anni precisamente, ma andiamo anche oltre. E sicuramente parlerò delle nazioni che sicuramente sono molto importanti, okay? Come per esempio l'America, quindi l'Unione Europea, la Russia e l'Ucraina, e parlo dell'importanza appunto dell'Ucraina in questo contesto geopolitico, sociale. Quindi un po' quello che praticamente cerco di fare è di mettere in luce, okay, gli eventi storici che fanno parte del mondo slavo, diciamo, che mi piace particolarmente. Sicuramente è un argomento molto interessante, appunto anche attuale, ma quindi di fatto tu hai iniziato ad avere l'idea di scrivere a riguardo prima ancora che succedesse quella che attualmente è una vera e propria guerra. Quindi la tua idea c'era già da parecchio tempo prima, ecco. Sì, da ben un anno possiamo dire, sì, 9-10 mesi, un po' più un anno, perché io mi sono laureato quasi un anno fa, si può dire, no? E successivamente poi mi è venuta l'idea di scrivere questo libro, perché comunque il lavoro era già fatto, ora ne sto scrivendo anche 3, no? E quindi ho detto perché non trasformarlo in un libro che magari può aiutare anche le persone a capire un po' meglio quello che sta succedendo, quello che sta succedendo nel corso, diciamo, è successo nel corso di questi ultimi anni, anche perché io parlando ucraino e russo sono stato sia sul territorio ucraino e ora sul territorio russo, ok?
ok? Quindi ho avuto e ho la possibilità di parlare con molte persone in lingua originale, che come sai non è una fortuna, ma è comunque fortuna perché ce lo siamo costruiti da soli, no? Tu sai, comunque essere poliglotta non è una fortuna, non ci vuole un talento come molti pensano, però abbiamo costruito le condizioni affinché potessimo parlare con persone ucraine, russe, quindi nella loro lingua madre, okay? Questo sicuramente è un fattore molto molto importante. Certo, sì, anche perché Donbass oggi è forse una di quelle parole che si sentono più spesso anche in televisione e tante persone fino a qualche mese fa non sapevano neanche indicarlo su una cartina. Anzi, forse secondo me anche oggi comunque tante persone lo sentono al telegiornale, ma poi se guardano una mappa non hanno ancora capito dove si trova. Però sicuramente un libro come il tuo potrebbe, ecco, dare qualche informazione in più per capire realmente il contesto di quello che sta succedendo oggi. E tu sei stato in Donbass? No, non sono stato in Donbass, ma sono stato nella Sumskaya Oblast, è una città, Sum si chiama, che è anche una città comunque conosciuta oggi perché è una città logicamente oggi bombardata, che si trova a 30 km dalla Russia più o meno. Non è neanche tanto lontana dal Donbass. Poi sono stato a Kremenchuk, sono stato a Kiev e Poltava, quindi sono stato in queste zone qua che praticamente conosco bene. Certo, sì. A Kiev ero stato anch'io quando la situazione era più tranquilla. E una domanda un po' più personale, magari, anche se poi, come sai, il mio canale parla di lingue, quindi non ci occupiamo di politica, ma volevo chiederti tu come vedi un po' questa situazione contemporanea, quello che sta succedendo in Ucraina. Si dice tanto a riguardo, ci sono veramente tantissime voci. Dal lato sicuramente un'osservazione obiettiva al fatto che la Russia ha portato il suo esercito in territorio ucraino, però dall'altro canto è anche vero che di informazioni se ne sentono tante e non si sa più a che cosa credere realmente, chi dice la verità. Guarda, è una situazione sicuramente molto molto delicata, ok? Poter predire quello che può succedere da qui a un mese, ma anche da qui a una settimana, comunque è molto difficile. Okay? È una situazione delicata dal punto di vista mondiale, ecco perché io ho deciso di fare questo libro, perché come hai detto tu giustamente, nessuno sapeva dove fosse, neanche, magari molti non sapevano neanche dove fosse collegata l'Ucraina, no? Che è una terra comunque molto importante, un sottosuolo comunque molto importante per noi europei. E quindi cerco proprio di evidenziare questo posto, l'importanza di questo posto. Sicuramente quello che può succedere sono tante le varianti, ok? C'è molta propaganda sicuramente, quindi dal punto di vista anche geopolitico sicuramente ci sono non è, diciamo, secondo me in Occidente non viene raccontato tutto quello che andrebbe raccontato, cioè uno per capire sicuramente in modo più profondo quello che sta succedendo dovrebbe ripercorrere anche degli eventi storici, ok, che sono successi negli ultimi 50-60 anni secondo me, no? Dal punto di vista economico le conseguenze le stiamo vedendo. Okay. L'euro da gennaio di quest'anno ha preso il 16%, dopo 20 anni l'euro è crollato, ha raggiunto praticamente, mi sembra anche abbia superato il dollaro dopo 20 anni, quindi dal 2002, quindi comunque dal punto di vista economico è una situazione drammatica, si può dire. Poter predire quello che può succedere, sicuramente sappiamo quali sono le condizioni, no? Quindi l'indipendenza della Crimea, diciamo, l'Ucraina dovrebbe ammettere che la Crimea fa parte della Federazione Russa, il riconoscimento delle repubbliche del Donbass, Donetsk, Lugansk, e la Russia quello che vuole principalmente è sicuramente la non entrata e l'allontanamento dell'Ucraina dalla NATO, quindi sono queste le tre condizioni che Putin vuole raggiungere. Okay. Fino a quando, secondo me, dal mio punto di vista, fino a quando non ci saranno queste condizioni, non ci saranno le condizioni della fine della guerra. Io di questo non ne parlo, però in maniera esplicita, ok?
però posso dire, nel mio libro io parlo di molte cose che riguardano il gas, però quello che voglio evidenziare non è un libro, diciamo, un po' che può scocciare, secondo me, come i classici libri magari che parlano di economia, di politica, quindi dobbiamo memorizzare 50.000 numeri, eccetera. Io parlo proprio, ho avuto modo appunto di parlare con persone di 80, 90 anni che hanno vissuto un periodo storico comunque particolare in Unione Sovietica, e loro mi hanno raccontato, quindi un po' ho fatto anche un po' un'intervista, no, a queste persone, mi hanno raccontato dei momenti salienti storici che guardando la televisione non si possono sapere, ok? Oppure leggendo dei libri storici non sono delle informazioni, diciamo, molto diffuse. Quindi il mio obiettivo in questo libro è anche questo, ok? Riportare delle interviste, qualcosa magari che può intrigare, qualcosa di interessante. Certo, assolutamente, quindi hai anche saputo raccogliere delle testimonianze non scontate che appunto Certo. chi non conosce la lingua non avrebbe magari avuto modo di trovare. Quindi questo sicuramente aggiunge valore al tuo lavoro. Assolutamente. Bene, allora diciamo che questo è tutto per questa chiacchierata insieme. Francesco, magari prima di chiudere, mi diresti chi pensi che potrebbe apprezzare un libro come quello che hai scritto? Penso che sia un libro che posso consigliare un po' a tutti, no? Magari lo studente che è appassionato di politica, lo studente che vuole semplicemente sapere un po' di più, ok? Per quanto riguarda questa faccenda storica, persone, magari studenti che studiano all'università, persone magari di 50-60 anni anche, che hanno sempre avuto quell'interesse nei confronti della geopolitica, e anche le persone un po' più anziane. Quindi diciamo, dipende molto dal carattere della persona e dagli interessi personali che ognuno di noi ha. Per esempio, a te lo consiglio apertamente, perché innanzitutto so che tu stai studiando ucraino, la lingua ucraina, so che stai studiando il russo, quindi potrebbe essere qualcosa di molto molto interessante, e quindi mi piacerebbe anche sapere successivamente il tuo punto di vista. Quindi persone, diciamo, di questo tipo come te, che comunque diffondono la cultura. Okay. Bene, e dove lo possiamo acquistare questo libro? Sì, mi potete scrivere alle mail francesco.bruno639@edu.unito.it. Mi potete contattare e poi vi do tutte le informazioni. Tra poco sarà anche su Amazon. Ottimo. E appena sarà su Amazon poi troverete il link anche nella descrizione di questo video. Ok, grazie Francesco per aver fatto questa chiacchierata, è stata molto interessante. Come abbiamo detto, grazie ad Andrea. Il tema è un tema attuale, quindi sicuramente anche i nostri ascoltatori saranno rimasti entusiasti, e anzi, se avete delle domande, magari volete chiarire qualche cosa, potete lasciare un commento e sia io che anche Francesco possiamo rispondervi. Assolutamente, qualsiasi cosa, se posso rispondere rispondo, oppure mi potete contattare anche su Instagram, via email, sono molto felice di darvi diverse informazioni, cercare di spiegarvi un po' più in modo un po' più approfondito quello che volete. Perfetto, quindi trovate tutti i contatti qui sotto, e non mi resta che augurarvi buona serata e alla prossima. Ciao!